Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, no al 5G. Tu sei favorevole o contrario? Punto interrogativo. Rispondi sotto e fammelo sapere. E allora ti posso dire che dire no al 5G si può. Perché? Perché a Messina il sindaco De Luca ha comunicato 24 minuti fa, ora sono le 16:24, perciò alle 4, ha inserito questo post ufficiale. No al 5G. Ecco l'ordinanza firmata e pubblicata. È a tutti gli effetti un'ordinanza sindacale. Oggetto divieto di sperimentazione e o installazione del 5G. Premesso che il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato in data 12 luglio del 99 la raccomandazione alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 30 GHz, affermando come sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possano derivare dalle esposizioni a campi elettromagnetici, come si ritenga necessario istituire un quadro comunitario in relazione alla protezione della popolazione con aggiornamenti, valutazioni e analisi periodiche degli impianti della sua salute e anche in funzione all'evoluzione tecnologica. E in poche parole, ragazzi, è ufficiale a quanto pare perché l'ho letto quasi tutto. E qui spiegava anche in una zona che appunto il 5G è un'onda elettromagnetica differente dal 4G, differente anche per quanto riguarda l'assorbimento dei corpi su queste onde, perché in poche parole dice che il 5G sui corpi solidi non viene assorbita, ma sui corpi molli, quali siamo noi, viene molto assorbita. E infatti per questo e ha anche a corto raggio. E infatti oltre questo dal momento in cui sui corpi rigidi non diciamo viene assorbita, non oltrepassa, ci vogliono molti più ripetitori. E infatti qui lui diceva e allora dov'era? La nuova tecnologia della radiofrequenza del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivante da una massiccia, multipla, cumulativa installazione di milioni di nuove antenne. Il 5G si basa su microonde a radiofrequenza più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette onde millimetriche, che comportano due applicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite, in particolare i tessuti umani, e minore penetrazione sulle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggiore numero di ripetitori a parità di potenza per garantire il servizio, e questo già si sapeva. Infatti si stimavano milioni di nuovi ripetitori in tutta Italia. Numero di parità di potenza per garantire il servizio. Ok, le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancano qualsiasi studio per eliminare, già questo lo abbiamo letto. E poi si sommano a quelle 2G, 3G, 4G che già abbiamo, ripetitori wifi che già abbiamo nelle nostre case e nelle nostre città. Comunque ragazzi, è ufficiale ed è lunghissimo, non posso mettermi qui a leggerlo tutto, spiega tantissime cose e come vedi è possibile dire no. Questa comunicazione l'ha anche inviata alla regione Sicilia. Parere dell'IRPA Sicilia, adeguato per elemento per la sperimentazione che sia stata condotta a tempo sufficiente. Certo, dice che non è stata sperimentata a lungo questa tecnologia,
perciò non si sa se nell'effettivo faccia o non faccia male all'uomo e lui per evitare complicazioni evita l'installazione. Poi vi dico anche cosa ne penso io. Dispone, perciò avvisa che attraverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i 120 giorni che gli obblighi di ordinanza saranno resi pubblici. Dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa per doverosa conoscenza per quanto in competenza. Perciò questa documentazione è stata mandata al Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute, Ministro dello Sviluppo Economico, Ministro di Infrastrutture e Trasporti e dell'Interno, a tutti ragazzi, ARPA Sicilia, Territoriale Messina, WWF Messina, Capitaneria di Porto, Polizia Metropolitana, Polizia Municipale, Dipartimento Servizi Ambientali, tutti hanno ricevuto questa ordinanza del sindaco Cateno De Luca. E allora, io cosa ne penso? Ne penso... E allora, non conosco nel concreto la tecnologia, però so che le onde elettromagnetiche fanno male. Fanno male e già lo puoi vedere anche tu. Quando parli al telefono per tanto tempo col telefono nell'orecchio vedrai che hai problemi. Che problemi? Si surriscalda l'orecchio. Perfetto. Quello succede a causa delle onde elettromagnetiche. Ora, il 5G, se è vero che è molto più potente ed entra diciamo, nei corpi molli, perciò nel corpo umano ancora di più, penetra ancora di più, sta a significare che si genera molto più calore e il nostro corpo viene attraversato da molta più energia. Perciò diciamo, riassumo che concordo con il sindaco che vada avanti perché secondo me in questo momento, così per com'è questa tecnologia sconosciuta, non deve essere utilizzata. Tra qualche anno, bene, fanno tutti gli studi, fanno tutte le prove, hanno più tempo per migliorarli e ragazzi, poi se servirà li andranno ad utilizzare. Un'alternativa, perché dici allora che fai? Ti limiti di avere una banda larga? Ti limiti di avere una connessione internet più veloce? No, perché si sviluppa una connessione via cavo, vedi fibra ottica, vedi altro, connessioni di buona qualità, linee di buona qualità, impianti fatti ad hoc e tu hai il tuo wifi a casa, se sei a casa, se sei in città, se sei in un negozio, in un ristorante, idem. Perciò potenziare le linee via cavo così da avere meno onde elettromagnetiche in giro. Lo so che costerà molto di più perché una cosa è mettere un'antenna che ti copre un paio di chilometri quadrati, un'altra è passare cavi per un paio di chilometri quadrati. Lo so, però ragazzi dobbiamo salvaguardarci noi, la nostra salute e quella dei nostri nipoti e dei nostri figli. Oltre questo mi era venuta in mente un'altra cosa che ora non ricordo. Comunque sia, per me non sa da fa. Non sa da fa perché poi abbiamo visto che al nord ci sono state problematiche con moria di uccelli, disturbi anche in animali, perché ovviamente queste onde entrano e escono dal nostro corpo, ecco. Perciò fa bene che continua così e che tutta la Sicilia segua il suo esempio. Fammi sapere cosa ne pensi, scrivilo sotto, un mi piace se il video ti è piaciuto, un non mi piace se non ti è piaciuto. E ti lascio il link alla pagina del sindaco, ci sono tantissimi commenti, forza così avanti tutta, bravissimo sindaco, bravo, bravo, grande sindaco, no 5G.
Qua dice, peccato che non continua questa ordinanza, ma crea solo allarmismi ingiustificati. Ecco, questa era anche una delle mie paure, perché lui ha fatto l'ordinanza, come aveva fatto anche quella non entrate a Messina, o un'altra ancora, entrate a Messina a condizione, aveva fatto la banca dati, aveva fatto tantissime cose buone, però o il governo o la regione lo hanno sempre bloccato. Perciò, restando su questo post, sulla sua intenzione, vi dico che il sindaco Cateno De Luca ha bloccato le installazioni a Messina. Che sia corretto, che sia scorretto, che ne valga la pena o non ne valga la pena, io sono positivo nel senso che concordo perché è una tecnologia troppo nuova. Perciò è meglio non rischiare di fare danni, però nel concreto abbiamo potuto vedere che non ha poteri. Non ha poteri perché si mettono tutti contro e va a finire che glielo fanno ancora più apposta e ne montano 4 volte tanto e ci avvelenano a tutti i siciliani. Ciao ragazzi, al prossimo video.